Viviamo in un'epoca nella quale il ritmo della nostra quotidianità è sempre più frenetico. Questa accelerazione sta avendo degli impatti su tantissimi aspetti diversi e sicuramente uno di questi è il mondo della moda, che in questi anni ha avuto un'accelerazione incontrollata. Il nostro smartphone ci permette di fare acquisti con un click a qualsiasi ora del giorno e della notte, con l'aspettativa che riceveremo i nostri acquisti in tempi brevissimi. I vestiti costano sempre meno e sempre minore è il tempo che vengono indossati, prima di essere scartati e buttati, per acquistare la nuova tendenza. Questo tipo di abitudine, chiamata fast fashion, sta creando molti danni e oggi parleremo di una possibile soluzione a questa tendenza, la slow fashion. Prima di iniziare mi presento per chi fosse nuovo. Io sono Miriam e in questo canale condivido idee e spunti per una vita più lenta e minimalista. In questo video parleremo di cosa si intende per slow fashion e di 8 consigli per iniziare a mettere in pratica questa prospettiva. Slow fashion si traduce letteralmente come moda lenta e può essere definito come un approccio riflessivo e consapevole alla moda. Nato come estensione del concetto di slow food, è un movimento che promuove un modello di produzione sostenibile nel rispetto delle persone, dell'ambiente e degli animali. È un concetto opposto a quello del fast fashion, ovvero la moda veloce, che ci porta ad acquistare ogni stagione abiti nuovi a basso costo. La moda lenta è quindi un modo di vestirsi che ha tra i suoi obiettivi la salvaguardia dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni lavorative delle persone coinvolte nel processo di produzione. Scegliendo la slow fashion si decide di acquistare meno abiti ma di maggiore qualità, creati per durare più a lungo nel tempo. L'abbigliamento sarà inoltre realizzato con materiali di qualità ed ecosostenibili e creato da una manodopera pagata in maniera equa. La fast fashion, diversamente dalla slow fashion, alimenta la logica usa e getta. Per mantenere i prezzi bassi, i capi vengono prodotti con materiali di qualità scadente e vengono fabbricati in paesi in via di sviluppo, dove i lavoratori percepiscono un salario insufficiente e dove viene incentivato il lavoro minorile. Inoltre, un ulteriore danno è il forte inquinamento. Infatti, gli indumenti diventano rifiuti in tempi molto rapidi, diventando una delle cause principali dell'inquinamento del nostro pianeta. La moda, infatti, si qualifica al secondo posto in questa classifica, dietro solo al petrolio. Se volete approfondire questo argomento, vi consiglio di vedere il documentario The True Cost, che parla di diversi aspetti dell'industria dell'abbigliamento, dalla produzione, mostrando la vita dei lavoratori a basso salario nei paesi in via di sviluppo, ai suoi effetti collaterali come l'inquinamento ambientale. Scegliere una moda più lenta, etica e responsabile è un piccolo cambiamento nelle nostre abitudini che può condurre ad un enorme miglioramento delle condizioni del nostro pianeta e delle persone coinvolte in questo processo. Inizialmente può essere un po' difficile orientarsi tra le tante informazioni presenti su internet e sembra che la moda lenta sia accessibile solo a chi può permettersi abiti costosi. In realtà, secondo me, l'aspetto più importante per effettuare un cambiamento è riflettere su come acquistiamo e diventare consapevoli dell'impatto delle nostre azioni in questo senso. Per iniziare a fare questo parlerò ora di 8 consigli che mi sono stati utili per avvicinarmi di più alla moda lenta. Sono consapevole che esistono tanti altri modi diversi, ma questi punti sono quelli che hanno aiutato me a capire come iniziare in maniera pratica a fare delle azioni che andassero maggiormente in questa direzione, sicuramente più in linea con i miei valori.
Conoscere il proprio stile. Secondo me il primo passo da fare è riflettere sul proprio stile per poter organizzare al meglio il proprio guardaroba. Se abbiamo ben chiari i nostri gusti, le nostre esigenze e il nostro stile di vita, capiremo che non abbiamo bisogno di un armadio pieno di vestiti e sarà possibile scegliere pochi capi di qualità che si adattino perfettamente a noi. Se vi interessa capire come fare un guardaroba minimalista, vi invito a guardare un mio precedente video dove ne ho parlato nel dettaglio. Eliminare le tentazioni. Siamo sottoposti a continue pubblicità e le offerte imperdibili sono sempre sotto ai nostri occhi. Se possibile, è meglio evitare le tentazioni sul nascere, evitando quindi di iscriversi alle mail di marketing dei vari negozi oppure avere attive le notifiche dei marchi di moda sul nostro cellulare oppure andare a passeggiare proprio davanti ai negozi. Essere consapevoli su come funzioniamo e agire di conseguenza è uno dei passi principali di questo cambiamento, quindi cerchiamo di distaccarci il più possibile da queste distrazioni. Scegliere la qualità. Da quando ho iniziato ad avvicinarmi alla slow fashion, se devo fare un acquisto, faccio una ricerca sui brand sostenibili ed etici che si occupano di ciò che mi serve e cerco di fare più attenzione ai materiali con cui sono fatti i vestiti, privilegiando quelli più naturali. Inoltre, se devo spendere un po' di più per avere una maggiore qualità, scelgo di farlo pensando che il capo mi durerà più a lungo e che sto facendo un'azione virtuosa e rispettosa nei confronti del pianeta e di altre persone. Fare una lista di ciò che serve. Un altro modo per evitare gli acquisti impulsivi, oltre a evitare le tentazioni, è quello di fare una lista di ciò che ci serve, perché ci manca davvero oppure perché è consumato e quindi da sostituire. Quando siamo in un negozio dobbiamo quindi cercare di mantenere la lucidità e concentrarci solo su ciò che è presente nella nostra lista, senza disperdere le nostre attenzioni. Prenditi cura dei tuoi vestiti. Se vogliamo prolungare la vita dei nostri vestiti o dei nostri accessori, oltre a scegliere una maggiore qualità, è necessario prendersene cura. Spendere un po' di più per un capo che ci piace veramente e a cui attribuiamo più valore è anche un modo per essere più attenti e motivati durante il suo utilizzo e i lavaggi, leggendo le informazioni riportate sull'etichetta e utilizzando i prodotti appropriati. Non buttare i vestiti. Piuttosto che buttare i vestiti che non vogliamo più usare, possiamo provare a venderli sulle piattaforme online, come ad esempio la famosissima Vinted. Se non si riesce a venderli, un'altra idea può essere quella di donarli, portandoli ai punti di raccolta degli abiti usati. Acquistare capi vintage. Un altro modo per avere un approccio alla moda più slow è comprare abiti di seconda mano. A volte vengono venduti capi praticamente nuovi e mai messi, oppure in ottimo stato, quindi sarebbe davvero un peccato lasciarli inutilizzati. Sii creativo con ciò che possiedi. A volte siamo semplicemente un po' annoiati dai nostri vestiti e non ci vengono in mente delle idee originali per indossarli. Invece che pensare subito di comprare abiti nuovi, un'idea che mi aiuta è quella di usare app, come ad esempio Pinterest, per avere ispirazioni su nuovi abbinamenti e combinazioni. Riassumendo, sarebbe meglio comprare solo ciò di cui abbiamo realmente bisogno e tenere a mente che i capi che compriamo dovrebbero accompagnarci per un periodo di tempo il più lungo possibile. Per questo motivo sarebbe meglio investire su vestiti di una qualità un po' più alta e che ci piacciono realmente, magari fatti di materiali naturali come il lino e il cotone organico.
Inoltre, se vogliamo essere ancora più attenti, possiamo fare una ricerca sui brand sostenibili, in modo che acquistando da loro possiamo premiare le aziende che operano in coerenza con questa logica. A proposito di questo, se conoscete qualche brand sostenibile con cui vi state trovando bene, vi invito a scrivere una vostra opinione nei commenti, in modo che possiamo prenderne tutti spunto. Spero che questo video vi sia stato utile per avvicinarvi un pochino di più all'approccio della slow fashion. Se senti l'esigenza di rallentare, di fermarti e di riflettere, questo canale è il posto giusto per te. Ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e di mettere un mi piace al video se ti è piaciuto. Ogni settimana pubblico un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!